Wang Chuqin, un nome che nel tennis tavolo è sinonimo di talento puro. Un mancino devastante con una tecnica sopraffina, tecnica che gli ha permesso di arrivare fino alla posizione numero 1 al mondo, che si è preso con pieno merito e senza nessun tipo di discussione. Oggi però siamo davanti a un Wang Chuqin diverso, in un momento di difficoltà. Un campione che apparentemente è indistruttibile, ma che in questo periodo sta mostrando crepe nel suo gioco e forse nella sua mente. La storia di Wang Chuqin nella competizione inizia all'età di 7 anni, quando Wang era spessissimo malato e questo preoccupava i suoi genitori e in particolare la sua mamma, che doveva portarlo spesso all'ospedale. Un bambino fragile fisicamente, ma con una voglia incredibile di competere. E allora inizia ovviamente con il tennis tavolo, lo sport che in Cina va per la maggiore, ma anche con un'altra attività, la dama cinese. Presto però si rende conto che il suo cuore batte soprattutto per il tennis tavolo e deciderà di proseguire per quella strada. A quel tempo un compagno di squadra di suo padre, anche egli giocatore, diventa il suo primo allenatore. Vede in Wang Chuqin un talento e gli propone di provare a prendere la strada del professionismo. E così, ancora molto giovane, Wang Chuqin lascia la sua casa per trasferirsi al centro federale di Hebei. Le prime settimane sono durissime, Wang se lo ricorda molto bene. Piangeva tutti i giorni. Già dal suo primissimo allenamento ricorda di aver fatto un allenamento massacrante, così duro non l'aveva mai fatto. E finito l'allenamento, quando pensava che davvero, finalmente, potesse andare a riposarsi, lì è iniziata la preparazione fisica. Wang Chuqin alla fine di quell'allenamento chiama i suoi genitori, che erano rimasti nella zona, per verificare che lui si ambientasse e che tutto andasse bene nei suoi primi giorni in un centro così duro. Wang Chuqin chiede a sua mamma di poter tornare a casa perché non ce la fa a sostenere quei ritmi. La madre però gli dice di aspettare, di provare qualche giorno e vedere se le cose sarebbero migliorate. Così Wang accetta la decisione e decide di aspettare e di resistere qualche giorno. Questa decisione però costa molto a Wang Chuqin, che racconta che durante tutti i pasti lui mangiava e piangeva e mangiava. Era la primissima volta per lui lontano dai genitori e tornava a casa 1 o 2 volte l'anno, ma nonostante tutto aveva dentro di lui la consapevolezza che un giorno sarebbe diventato il migliore di tutti. Nella sua testa non c'era più l'idea di mollare, ma solo la convinzione un giorno di riuscire a battere anche il giocatore più forte al mondo. Questa determinazione ovviamente l'ha portato in altissimo, ma ha anche sempre creato altissime aspettative verso se stesso. Wang Chuqin in un'intervista ha raccontato che il suo idolo era Van Gaal. Per questo fin da subito lui aveva chiesto al suo allenatore la possibilità di giocare a penna, voleva assomigliare al suo idolo. Il suo allenatore però non parve molto convinto, ma spostò la decisione nelle mani di Wang Chuqin. Gli disse che avrebbe dovuto decidere lui come giocare. Alla fine però si fidò del suo allenatore Wang Chuqin e proseguì a giocare con lo stile europeo. Questa è una scelta che poi in pochissimo tempo lo ha portato a entrare nel giro della nazionale maggiore. In tutte le occasioni in cui gioca, Wang Chuqin mostra a tutti di essere un mostro di competitività. Lui vuole vincere e dà tutto in tutte le occasioni per raggiungere il suo obiettivo. Così, dopo una serie di risultati sempre crescenti, il 4 luglio 2023 diventa finalmente numero 1 al mondo. Per lui ovviamente questo è un momento storico che arrivava da anni di durissimo lavoro e di scelte veramente costose. La determinazione di Wang Chuqin però non è sempre stata per lui un vantaggio. Come spesso accade anche con i pazienti che seguo io, trovo tanti giocatori che hanno una grandissima voglia di arrivare, hanno delle grosse aspettative nei propri confronti e questo di per sé è una risorsa perché li spinge ad andare sempre oltre, a ottenere, ad aver voglia di ottenere sempre qualcosa in più. Arriva però un momento in cui queste grandi pretese, aspettative verso di sé non vengono rispettate, perché questo, diciamolo, è lo sport e di Wang Chuqin ce n'è uno nella storia e pochi altri possono eguagliare i risultati che sta avendo lui, e quindi la maggior parte delle carriere dei giocatori è fatta di accontentarsi di anche grandissimi risultati
che però spesso sono anche una minima parte rispetto a quelli che erano i propri sogni da bambino. Anche Wang Chuqin, nonostante sia Wang Chuqin, ha provato qualcosa di simile nella sua vita prima di arrivare numero 1 al mondo. Pensate che nel 2019 è stato bandito e squalificato per alcune partite dalla nazionale cinese. Questo perché in una partita contro il compagno di squadra Liang Jin-kun, Wang Chuqin è stato protagonista di un brutto lancio della racchetta. La nazionale cinese non ha potuto accettare questo gesto e l'ha squalificato. Questo episodio ci fa capire di come anche un giocatore del suo livello e che da fuori potrebbe sembrare quasi un robot privo di ogni emozione, in realtà in alcune situazioni può essere molto emotivo e lasciarsi andare a uno scoppio di rabbia proprio perché in quel momento probabilmente ha percepito che c'era un ostacolo davanti al raggiungimento dei suoi obiettivi e in quel momento lì non è riuscito a supportarlo e ha sbottato. Vediamo allora i problemi recenti. Un primo campanello d'allarme dei suoi recenti problemi c'era già stato a aprile 2024, quando nella World Cup di Macao Wang Chuqin, ormai favoritissimo nei confronti di Ma Long, giocatore probabilmente il più grande di tutti i tempi, ma che ormai ha una certa età, viene sconfitto per 4-7-0. In quel match Ma Long ha mostrato una capacità di adattarsi alla situazione pazzesca, facendo tutta la partita a battere con il servizio reverse, un tipo di servizio che difficilmente abbiamo visto usare a Ma Long. Questa variazione ha mandato completamente in tilt il numero 1 al mondo, che ha iniziato a fare un sacco di errori banali, di cui è proprio emblema di questo l'errore al servizio che ha fatto al secondo set. Nonostante quel momento di buio completo, la reazione di Wang Chuqin non è tardata ad arrivare e in quello stesso secondo set è riuscito a risalire fino al 10-9 per lui, salvo poi, ancora nel momento decisivo, sciogliersi di fronte al servizio reverse di Ma Long. Nel quarto set il copione è identico, ancora una volta Ma Long parte fortissimo col suo gioco aggressivo fatto di creatività e tante variazioni e Wang Chuqin si fa sorprendere, salvo poi fare una grandissima reazione e riuscire a risalire fino ai vantaggi. Ma poi, sul 13-12 per Ma Long, ecco l'ennesimo errore su quel servizio, sul reverse di Ma Long. Veramente da non crederci. Il numero 1 al mondo sconfitto per 4-0 da una semplice variazione di servizio. E poi che dire della sconfitta sempre nel 2024 alle recenti Olimpiadi di Parigi, dove ovviamente Wang Chuqin parte favoritissimo per l'oro finale del singolo, ma viene sconfitto inaspettatamente senza prendere neanche una medaglia da Moregard nei quarti di finale. Peraltro questa partita è stata anche condizionata da un episodio, ovvero che un fotografo accidentalmente il giorno prima aveva calpestato rompendo la racchetta di Wang Chuqin. Wang Chuqin dichiarerà che quell'episodio l'ha fortemente condizionato, ma ammetterà anche che la responsabilità della sconfitta è sua e soltanto sua, perché gli errori li ha commessi lui e non sono certo responsabilità della racchetta. Anche in questo caso è la creatività di Moregard a mettere in difficoltà Wang Chuqin. Moregard non gioca un punto allo stesso modo, è il giocatore forse più creativo del circuito e in questo modo allontana Wang Chuqin dalla sua zona di comfort. Ed ecco ancora una volta che il numero 1 al mondo cinese si scioglie di fronte a questa creatività, di fronte a questa partita non messa sul suo binario preferenziale. E addirittura, e qua arriviamo proprio all'apice di questo momento negativo che Wang Chuqin sta vivendo, nell'ultimo China Smash egli ha perso addirittura da Anders Lind per 3-1. Lind è un giocatore molto talentuoso ma che non c'entra nulla col livello di Wang Chuqin in questo momento. Eppure Lind, ancora una volta giocando sulle variazioni, sulle tantissime variazioni d'effetto e di gioco, è riuscito a mettere sotto scacco il numero 1 del mondo. Lind ha tolto Wang Chuqin dalla sua zona di comfort, dagli scambi veloci e di ritmo, mettendo il match sul piano delle variazioni e della creatività, dove Wang Chuqin non si sente a suo agio. Wang Chuqin oggi, quando si presenta una difficoltà, si sente debole, come spesso ha dimostrato nella sua carriera, in cui anche in tantissime partite che poi ha vinto ci sono dei set in cui ha subito delle rimonte veramente clamorose, non dimostra un'adeguata preparazione mentale per reagire ai momenti di difficoltà. E forse in questo periodo, allargando un po' il cerchio,
stanno iniziando a emergere alcuni dei pochi limiti della Cina come potenza nel tennis tavolo. Infatti, abituati al loro strapotere, i cinesi sono poco abituati a giocare all'interno della sofferenza della partita combattuta. Solitamente la loro superiorità tecnica, tattica e fisica li porta a essere superiori su tutti i piani della partita. E quindi i giocatori giovani sono cresciuti e diventati giocatori adulti senza porsi il problema dell'essere in difficoltà. Dalla mia esperienza, anche quando ci sono i giocatori che seguo io che devono affrontare un giocatore cinese a qualche torneo internazionale, risulta essere veramente fondamentale il primo set. Quello può essere il set fondamentale in cui far vacillare le certezze del cinese e toglierlo da quella zona di comfort in cui poi potrebbe invece andare sul velluto e rendere la partita impossibile da vincere. Se invece il primo set gira a nostro favore, allora lì si può aprire una nuova partita, in cui i limiti del giocatore cinese possono venire fuori e in cui si può fare una partita anche alla pari e a volte, perché no, anche andandola a vincere. Quindi la Cina verrà scavalcata e non vincerà le Olimpiadi di Los Angeles 2028? Non credo. Non credo, perché lo strapotere fisico e tecnico dei cinesi è ancora veramente super presente e quindi anche se Wang Chuqin non mostra una grande preparazione mentale nei momenti difficili, questo lo può portare a perdere qualche partita, ma essendo ancora il gap così ampio, comunque presumibilmente Wang Chuqin tornerà presto a vincere tutte le partite che giocherà. Però sicuramente il gap si sta un pochettino assottigliando e quindi stanno aumentando le partite in cui i cinesi si trovano in questo stato di difficoltà. E se non attuano delle contromisure, è probabile che continueranno ad aumentare le partite in cui gli europei potranno dir la loro contro questo genere di giocatori. Il giocatore europeo, essendo abituato a avere come modello la Cina, è anche abituato a stare nella sofferenza del sapere che ci sono giocatori con cui si parte sfavoriti e con cui quindi bisogna veramente fare la partita perfetta senza concedere nulla dal punto di vista mentale se si vuole avere una piccola speranza di vittoria. E quindi la speranza è che quel gap clamoroso che c'è a livello fisico e tecnico possa essere colmato da una maggior preparazione mentale, in cui sembra che l'Europa negli ultimi anni stia spingendo tanto e chissà, magari proprio grazie a questo potremo vedere nei prossimi anni che il divario tra Cina e Europa ancora possa andare ad assottigliarsi sempre di più. Se il video ti è piaciuto, ti invito a lasciare un like e a condividere il video e a iscriverti al canale. Ci vediamo presto in un prossimo video del dottor Psi Pong.